Buongiorno a tutti, qui è Simoni e benvenuti in questo nuovo video. Il titolo di cui vi volevo parlare oggi forse non vi dirà molto, ma sicuramente conoscerete la sua casa produttrice, o almeno credo. Il titolo in questione è Fairy Fan Seraph, RPG sviluppato da Compile Heart e pubblicato niente poco di meno che da Idea Factory, uscito nel 2013 su PS3 e poi portato su PC nel 2015. Se non avete presente chi siano le due compagnie che ho appena menzionato, vi farò soltanto un nome. Hyperdimension Neptunia. Vi dice qualcosa? Tornando a Fairy Fan Seraph, di questo gioco è uscita una versione ampliata, Fairy Fan Seraph Advent Dark Force, ma oggi voglio parlare dell'originale nella sua versione per PC, perché credetemi, ce n'è di materiale per parlarne. La trama di questo gioco è la seguente. Il nostro protagonista, Fang, si aggira per una città per fame. Un tipo gli dice che c'è lì vicino una spada che in teoria contiene una Fairy, ovvero un essere di origine divina, la cui forza fu infusa in un'arma usata durante un'antica guerra tra due entità divine, la Goddess e il Vile God, e che, se riuscirà ad estrarla, potrà avere quello che desidera. Allora lui la estrae senza troppe difficoltà e, all'apparizione della Fairy in questione, spera che lei possa esaudire il suo desiderio per un po' di cibo, ma lei invece gli dice che è stato scelto per essere un fencer, ovvero uno spadaccino coadiuvato da una Fairy che lo aiuterà a renderlo più forte e donandogli alcune abilità, e gli dice che il suo compito è quello di risvegliare la dea, imprigionato dopo lo scontro con il Vile God millenni or sono in una guerra che viene brevemente riassunta all'inizio del gioco. Per fare questo deve raccogliere le varie fiori, ovvero spade in cui risiede una Fairy, sparse in giro per il mondo di gioco e, così facendo, potrà anche vedere il proprio desiderio realizzato. Così inizia l'avventura di Fang, della sua Fairy e di tutto il cast di protagonisti che si verrà a creare durante l'avventura per raccogliere le Fairy, risvegliare la dea ed impedire che il Vile God si risvegli, mentre vari antagonisti tentano ovviamente di ostacolarli. Ora, la trama è davvero dimenticabile, è piena di plot holes, piatta, molto sconclusionata e soprattutto prevedibile. Ma più di tutto questo, la trama di questo gioco è noiosa e poco coinvolgente. Tra l'altro, non farò spoiler, ma a metà del gioco c'è un evento che si capisce palesemente essere stato piazzato lì non per dare un senso alla storia, ma per risparmiare budget, quasi come se questo progetto fosse stato finanziato con i soldi del salvadanaio di uno dei figli dei produttori. Ma questo tema lo affronterò più avanti perché, credetemi, ce ne sono di cose da dire sull'argomento. Se la trama è poco convincente, sicuramente anche i personaggi ci mettono del loro per rendere il gioco non molto godibile. Abbiamo difatti un cast di personaggi unidimensionali, con una o due caratteristiche a sorreggerli come la base di un castello di carte, ma che, se tolti, lasciano il nulla. Fang è un personaggio pigro e arrogante che pian piano inizia a diventare il classico eroe che deve salvare il mondo perché sì. Poi abbiamo Tiara, una delle due coprotagonisti principali, che è un personaggio piuttosto snob e masochista che però, in fondo, ci tiene alle persone che ha attorno. È praticamente lo Joe Osama di questo gioco. E poi abbiamo Erin, la Fairy, che è una tsundere pure semplice, e in generale tutti i personaggi facenti parte del cast principale o meno rientrano nei classici trope anime visti rivisti. Anche gli antagonisti non brillano per originalità e le loro motivazioni sono davvero basilari, per non parlare poi di quelle dell'antagonista del dopo plot twist. Davvero, sembra che abbiano preso il manuale di come creare la cosa più generica al mondo e abbiano compiuto le indicazioni alla lettera. E poi i dialoghi. I dialoghi sono il momento in cui più ho odiato i personaggi, e questo per un semplice fatto: la comedy. Per fortuna, vorrei dire, il senso dell'umorismo cambia da persona a persona, ma le battute di questo gioco non mi hanno fatto per nulla ridere, anche perché il più delle volte si insisterà davvero tanto sulla reiterazione di battute già fatte e che verranno a noia già dal loro secondo utilizzo in poi, tipo il masochismo di Tiara, su cui veramente si spinge tanto durante il gioco, tratto che non so perché i giapponesi amano particolarmente. Il gioco presenta poi 3 diversi finali, quello di Erin, quello di Tiara e quello neutrale, ma l'unica cosa che cambia tra di essi è solo la scena finale prima dei titoli di coda, quindi c'è poco da dire sull'argomento. In generale comunque i finali sono ok, dai, concludono abbastanza bene la storia, non sono nulla di trascendentale onestamente. Vi ricordate quando ho detto che questo gioco sembra essere stato fatto con un budget grande quanto un sasso? Ecco, è ora di parlarne prima di andare avanti, perché questo sarà un discorso bello lunghetto. Vedete, in realtà Fairy Fan Seraph sarebbe definibile con una sola frase, che potrebbe tranquillamente farmi finire la recensione adesso. Questa frase è: Fairy Fan Seraph non è altro che un Hyperdimension Neptunia riskinnato e con una trama che sembra solo l'allungamento dell'arc di Noir del primo Hyperdimension Neptunia. Vi giuro, sono identici. Il sistema di combattimento è lo stesso, solo con i nomi cambiati. Il metodo di esplorazione dei dungeon è identico. I plan di Hyperdimension Neptunia sono diventate le fiori necessarie al world shaping, ovvero la capacità di aggiungere effetti ad un dungeon grazie al rituale che ci porterà a risvegliare la dea, solo che questa volta hanno anche degli effetti utili. Giocare a questo gioco è come giocare a un Hyperdimension Neptunia, ma con un altro nome e una comedy ben peggiore. E ricordiamo che la comedy di Hyperdimension Neptunia non è che sia stellare, Ma questa non è l'unica cosa che hanno ripreso da HN, perché hanno ripreso tutte le animazioni, e vabbè, lì non c'è niente di male, ma anche le texture nei nemici, e questi ultimi non solo da Hyperdimension Neptunia, ma anche da altre loro serie come per esempio Agarest. Ora, io capisco il riutilizzo intelligente di asset, soprattutto se sono di buona qualità, e ancora di più il riutilizzo delle animazioni, perché serve molto lavoro per crearle. Ma dannazione, quello che è stato fatto in questo gioco è stato il completo abuso di questa pratica. Per di più, il livello degli asset riusati non è neanche tanto buono, anche per un gioco per PS3.
E che cosa ottieni quando usi asset mediocri uniti ad una trama mediocre? Un gioco mediocre, perché se disponi di elementi mediocri, non potrai mai creare qualcosa di davvero buono, non importa quanto bravo tu sia. Pensate alla cucina. Se usi degli ingredienti mediocri, potrai anche essere il migliore chef del mondo, ma ti uscirà un piatto completamente diverso da quello che avresti creato con degli ingredienti decisamente migliori. Tra l'altro, piccola nota, vorrei ricordarvi che nel 2013 è uscito The Last of Us. Confrontatelo con questo gioco e traete le vostre conclusioni. Sempre a questo riguardo, vi ricordate che all'inizio ho detto che nel gioco è presente anche un plot twist che è palesemente stato inserito per risparmiare budget? Ecco, senza dire nulla, quel plot twist vi farà semplicemente rigiocare tutti i dungeon che avete giocato fino a quel momento, solo con dei nemici di livello più alto. Capite quanto low budget questo progetto deve essere stato? L'utilizzo maniacale di asset mediocri, con trama servita a questo scopo, gameplay uguale ad altri giochi dello stesso produttore. Potrei andare avanti, ma per decenza, come direbbe Demostene, direi di fermarmi qui. Come ho già detto, il gameplay di Fairy Fans RF è uguale a quello di Hyper Dimension Neptunia, ma è giusto comunque analizzarlo. Questo gioco si divide in parti visual novel, dove l'unica cosa che dovremo fare sarà leggere i dialoghi che faranno andare avanti la storia, e in parti più propriamente di gameplay, divise in esplorazione di dungeon e in battaglia a turni. I dungeon in questo gioco sono una cosa davvero misera. Essi sono davvero spogli e ripetitivi, tanto che, come nella politica di economia che questo gioco sembra perseguire, molti dungeon saranno una copia di altri dungeon solo con le mappe ruotate o un po' ritoccate, ma nulla più. Il che rende il level design davvero insufficiente. Tra l'altro, giusto per fare un esempio di level design mal pensato, nell'ultimo dungeon c'è un salto che, se provato a fare senza un determinato strumento, risulterà essere la cosa più difficile e frustrante del gioco. In più, è possibile che per fare l'oggetto che servirebbe a rendere quel salto una bazzecola non si abbiano nemmeno i materiali, in quanto questi dovrebbero essere droppati da un boss della main story, ma potrebbero anche non esserlo, e nel caso il giocatore si ritroverebbe a un salto di distanza dalla fine del gioco per cui penare un poco. Parlando invece del combat system, esso è un sistema a turni con la possibilità di muovere il personaggio entro una delimitata area, con attacchi fisici che possono essere messi in combo stile Tails off, skills bloccabili attraverso punti guadagnati combattendo nemici e il sistema di Phase Rise, in Hyper Dimension Neptunia chiamato HDD, attivabile grazie al riempimento di una specifica barra, che aumenterà le statistiche del personaggio in questione fino a quando questa forma rimarrà attiva. Questa barra si riempirà quando effettueremo un'azione e si svuoterà quando invece subiremo dei danni, molto semplicemente. Sicuramente non è molto profondo come combat system, anche perché esistono alcune azioni un po' rotte, in particolare le barret skill di Fang, il cui abuso comporta una semplificazione delle battle, ma rimane comunque abbastanza apprezzabile. A parte la storia, questo gioco manca completamente di attività secondarie da affiancare alla main quest. Le uniche cose da fare sono le quest ottenibili alla locanda, ovvero le classici kill e fetch quest che si possono trovare in qualsiasi JRPG e non, le battle non obbligatorie disponibili nella torre di Shukeso e che rimangono vincolate al numero di feri in vostro possesso, in quanto potrete sfidare solo i piani che corrispondono al numero delle feri impiegate nel worshaping, e il grinding di materiali con probabilità di drop bassissime. Parliamo invece del worshaping, che non è nient'altro che il nome che hanno assunto i Blind per Dimension Neptunia, ma che stavolta sono utili. Ogni fairy, attraverso il rituale che servirà per risvegliare la dea, potrà ottenere degli effetti sia positivi che negativi che potremo poi andare ad usare in questa modalità, in cui la fairy scelta si trasformerà di nuovo in Fury per essere conficcata nel dungeon dove vogliamo che i suoi effetti vengano attivati. Alcuni effetti che possono dare sono l'aumento delle esperienze date dai nemici, del drop rate, del denaro, aumento e diminuzione delle statistiche, raddoppio dei danni subiti sia da voi che dai nemici, eccetera. Il worshaping tra l'altro aiuta a rendere il gioco tremendamente easy. Già di per sé il livello di sfida di questo gioco è ben poca cosa, specialmente con i DLC gratuiti inclusi nell'edizione su Steam, ma con il worshaping si può davvero rendere il gioco una passeggiata di proporzioni mastodontiche. Fate conto che io sono arrivato fino a 2/3 del gioco tranquillamente underlivellato, prima di aver davvero qualche problema ad andare avanti e di dovermi fermare un po' a grindare exp, e tutto questo solo grazie al worshaping. E ovviamente ai DLC gratuiti. La longevità di questo titolo si aggira intorno alle 25-30 ore, mentre la sua rigiocabilità è prossima allo zero. A meno che non vogliate ottenere tutti i finali su file separati o ottenere tutti gli achievement. Nel caso riuscirete sicuramente a giocarvi almeno una seconda run, che però durerà nettamente meno della prima. Parlando della grafica, ho già detto quello che pensavo durante tutta la recensione. Le texture sono mediocri, così come gli ambienti in generale. L'unica cosa che mi sento di promuovere sono i modelli dei personaggi, che sono apprezzabili, e le animazioni degli attacchi e del Phase Rise, che comunque non eccellano per nulla, ma almeno non sono troppe junky. L'Artstyle invece è molto bella e apprezzabile, probabilmente una delle poche note liete dell'intero gioco. Sfortunatamente però le prestazioni del gioco sono altalenanti. Quando si entra in una nuova area di gioco, per esempio, c'è un calo di frame rate immotivato durante il periodo di spawn dei nemici che fa andare il gioco a scatti anche se si è giocato su un computer buono. Cioè, è un gioco per PS3, non dovrebbe averne di questi problemi su PC. Vuol dire che il porting è stato fatto non molto bene. Parlando invece del reparto sonoro, le host sono assolutamente dimenticabili, tanto che ad un certo punto ho letteralmente azzerato il volume del gioco, preferendo di ascoltare altro piuttosto che la musica di gioco. L'unica canzone che mi ricordo è la prima canzone del Phase Rise e me la ricordo solo perché non mi era piaciuta per nulla. Il gioco presenta poi un doppiaggio in giapponese e in inglese. Personalmente posso giudicare solo il doppiaggio in inglese, che ritengo apprezzabile di livello accettabile. Non posso invece testimoniare per il doppiaggio in giapponese, ma se avete visto abbastanza prodotti anime related, credo che possiate tranquillamente immaginarvelo senza tanta difficoltà.
Fairy Fence Wrath è un more of the same per gli amanti dei JRPG e della saga di Hyper Dimension Neptunia, ma a questo si ferma. Non ha innovazione, non ha una personalità, è letteralmente solo un reskin di Hyper Dimension Neptunia sotto un altro nome. È un gioco senza anima, palesemente fatto per tentare di lucrare in qualche modo con un gioco low budget. Onestamente non vale la pena giocare a questo gioco. Non posso solo dire lo stesso di Advent Dark Force, in quanto pare aver ampliato e migliorato un po' l'originale, ma sicuramente un consiglio che vi do è: non prendete nemmeno in considerazione l'idea di giocare all'originale Fairy Fence Wrath, a meno che non vi vogliate male o vogliate giocare a un gioco noioso su tutta la linea e senza un'identità propria. Se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio per aver visto tutto il video. Se volete vedere altri contenuti del genere, credo sappiate già cosa dovete fare e non credo di avere altro da dire, quindi qui è tutto da Sigma Oni e noi ci vediamo al prossimo video.